Buongiorno e ben trovati. Con il video di oggi voglio rispondere a una domanda che mi ha fatto uno di voi sul canale. In particolar modo voleva sapere come si fa a insegnare al cavallo a stare fermo, così come sono adesso, quando siamo in sella. Prima di tutto dobbiamo capire se il cavallo siamo in grado di tenerlo calmo, ok? Probabilmente mi avete sentito dire tante volte che il cavallo, il primo nostro obiettivo quando saliamo sul cavallo, ancora prima di salire sul cavallo, è avere il cavallo calmo, connesso e che risponde, ok? Quindi non che reagisce, ma che risponde. Una volta che io ho il cavallo calmo, connesso e che risponde, solitamente non dovrei avere quel problema lì, però ci possono essere dei casi in cui per qualche motivo estraneo a noi, qualcosa che arriva dall'esterno, il cavallo non è più calmo, o per qualsiasi motivo, potrebbe essere anche un'abitudine che gli è stata data in precedenza da qualche altro proprietario o da qualche altro cavaliere che lo monta abitualmente. Potrebbe essere che il cavallo è abituato a muoversi continuamente, ok? Questo tante volte succede quando i cavalli vengono montati e si parte subito. Sarà capitato di vedere in qualche maneggio in cui il cavallo, c'è uno che lo tiene, un altro che aiuta il cavaliere a salire e appena sale parte subito con il cavallo. Ecco, quello non si fa mai. Se vedete qualcuno che fa così, povero lui, però non si fa mai. Bisogna insegnare al cavallo che quando si sale deve rimanere fermo, una volta saliti deve aspettare un nostro comando, ma un nostro comando è un comando ben preciso, non è che se io faccio ehi ciao, oppure muovo un pochino così, oppure metto una mano sul posteriore, oppure mi gratto una gamba, il cavallo parte. Questo non deve succedere, se no non è addestrato il cavallo, è inutile che faccia 1,70 m di salto, non è addestrato, credetemi. Allora, una cosa che possiamo fare però, quando abbiamo un cavallo che tende, noi ci fermiamo e lui tende a muoversi, noi ci fermiamo e lui tende a muoversi. Tante volte ho visto che le persone tendano, anche perché gli è stato insegnato così, a tenerlo il cavallo, oppure a rimandarlo indietro, no? Il cavallo si vuole muovere e quello lo prende e lo porta indietro, come punizione. No, non è giusto quello, perché non si adopera la retromarcia come punizione, mai. Quello che si può fare è lascia che ti aiuti a muoverti. Ti vuoi muovere perché magari lei si vuole muovere e ti dico ok, lascia che ti aiuti a muoverti. Lascia che ti aiuti a muoverti, ma ci si muove come dico io. Ci si muove in un piccolo cerchio, per esempio, ci si muove spostando il posteriore, ci si muove andando avanti, ci si muove un po' e poi quando si arriva qui stiamo fermi. Brava, questo è un happy place. Ah, bene, qui si sta bene davvero. E cosa succede? Il cavallo vuole rimuoversi un'altra volta, mettiamo che lei si vuole rimuovere e gli dico bene, lascia che ti aiuti a muoverti, adesso muoviamoci anche al trotto. Muoviamoci anche al trotto. In un piccolo cerchio è faticoso farlo al trotto, vedi com'è faticoso? E poi dopo gli dico torniamo là e poi ecco. Qua è un happy place, qua ci si sta bene, ah come ci si sta bene qua. E testate, ogni volta che si vuole muovere senza aggredirlo, senza essere troppo incisivi, lei si è rilassata nel frattempo, senza essere troppo incisivi, però noi vogliamo, proprio dentro di noi dobbiamo dire ok, vuoi muoverti? Lascia che ti aiuti a muoverti. Ma come voglio io, non come vuoi te, che è un pelino più scomodo, e poi dopo ci rifermiamo qua, fino al punto in cui il cavallo dice oh, la mia decisione non è delle migliori, perché ogni volta che provo mi tocca muovermi tanto e non come voglio io. Dobbiamo imparare con i cavalli a utilizzare quella che Pet chiama psicologia inversa o psicologia laterale.
Cioè praticamente dobbiamo cercare di pensare fuori dagli schemi, altrimenti se noi invece pensiamo in maniera diretta, ecco che andiamo a combattere con il cavallo. E noi, come disse una volta la Linda, non vogliamo mai combattere con il cavallo, non dobbiamo mai dare al cavallo qualcosa contro cui combattere. Dobbiamo essere esattamente come nelle arti marziali c'è il judo, che usa la forza dell'avversario per portare a compimento le mosse. Ovviamente il judo è un'arte marziale di difesa, non di attacco, ok? La stessa cosa dobbiamo fare con il cavallo. Noi non vogliamo andare mai contro al cavallo, ma dobbiamo semplicemente fargli capire al cavallo che quello che lui ci propone non è una cosa gratificante per noi, ma neanche per il cavallo stesso, non è qualcosa che lo porta a una situazione di maggiore comodità, ma semplicemente a una situazione di maggiore scomodità. E ricordatevi che, come disse una volta Martin Black, per il cavallo la scomodità a volte è rappresentata da una mosca che si posa sul pelo, veramente è qualcosa è un'inezia, cioè basta veramente poco per creare un po' di scomodità e far sì che il cavallo desideri fare qualche cos'altro rispetto a quello che lui ci aveva proposto. Spero che anche questa volta vi abbia dato qualcosa, un elemento su cui pensare. La prossima volta che andate dal vostro cavallo, che lo montate, se succede questo sapete come potete fare. Ovviamente questo è uno dei sistemi, però è anche uno dei più semplici, quindi potete farlo, è anche abbastanza efficace. E poi fatemi sapere nei commenti se vi è venuto bene l'esercizio o se avete qualche domanda da farmi. Grazie per l'attenzione fino a qui. Vi ricordo che se vi è piaciuto il video mettete un like e condividetelo con i vostri amici che magari hanno questo problema e magari gli fa comodo avere un'informazione in più per poterlo risolvere. E vi ricordo ancora una volta che se c'è tra voi qualcuno che vuole che io gli corregga un video, lo può mandare a noi tramite il mio sito, andate nei contatti, ce lo inviate per email oppure vi mettete in contatto con noi e vi diciamo come fare per inviarci il video. E una volta che ci avete inviato questo video lo pubblico sul canale con le correzioni e ci parlo sopra e dico quali possono essere le cose che vanno messe a posto. Se vi piace l'idea, se poi avete paura di essere visti da tutti e non vi piace quell'idea lì, non me lo mandate, è uguale, non cambia nulla, però è un'opportunità che potete sfruttare. Grazie dell'attenzione, ci vediamo al prossimo video. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new